La vita è come suonare un violino in pubblico, e imparare a usarlo mentre lo si suona. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Immagino abbiate passato una buona Pasqua mangiando anche tanto cioccolato, Ma adesso facciamo la lettura di tarocchi interattiva, dove parlerò di te, descriviamo cosa c'è in arrivo, poi se hai una domanda e ti interessa sapere un sì o un no, a fine lettura ti rispondo con un doppio mazzo di arcani maggiori ed anche un messaggio in scrittura automatica, quello che sul momento mi arriverà da dirti. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e ti descrivo cosa c'è in arrivo. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Prepariamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo Ti descrivo cosa c'è in arrivo e andiamo a vedere i tarocchi cosa vogliono dirti. Sapete che un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra un mese, 2 mesi, anche un anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini, tartaruga per la variante numero 1 che rappresenta chi va piano, va sano e va lontano. Variante numero 2 con il quarzo rosa che simboleggia le emozioni. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la nota musicale che rappresenta l'armonia. Focalizzatevi bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi, e ti descrivo cosa c'è in arrivo. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Tartaruga, suerte per te. Andiamo a vedere cosa c'è in arrivo. Prima però voglio parlare di te e penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera S, L, E, N, P, tante lettere S qui, T, V, R, e lettera O. 4 numeri che possono avere un senso per te, magari ti ricordano una data, un numero di telefono, puoi anche vederli ripetersi spesso, potrebbero essere anche numerini fortunati, 33, 50, 88 e 19. 33, 50, 88 e 19. E adesso vado a parlare di te. Tartaruga, vediamo chi sei tu. Chi è la tartaruga? Tartaruga è qualcuno innamorato. Sei innamorato, innamorata, però sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario o avere un ascendente in uno di questi segni. Ti dicevo che sei innamorata e ricambiata e tu hai un qualcosa a che fare con la musica.
sei un musicista, una cantante o ti piace la musica, ascolti spesso musica, io ti vedo molto coinvolta, con la musica. Sai, mi viene anche da dirti questo, che la vita è come suonare un violino in pubblico, e imparare a usarlo mentre lo si suona. Penso che tu mi abbia capita. Una frase che avevo letto e mi è rimasta impressa. Tartaruga. Situazione qui che non va né avanti né indietro, bisognerebbe cambiare un po' prospettiva, da come cambiamo prospettiva. Cerchiamo di vedere anche oltre un probabile possibile problema. Anche perché ti vedo soddisfatta, c'è un qualcosa che ti soddisfa molto in questo momento, cioè hai conquistato una certezza, potrebbe essere sentimentalmente parlando, c'è un amore ricambiato qua. Tu potresti avere i capelli scuri e portarli lunghi, ti vedo con questi capelli lunghi, o ti piacerebbe averli molto lunghi, però scura di capelli, tartaruga, qua la ruota gira su un fatto che potrebbe essersi verificato in questo momento nella tua vita. Hai sperimentato una chiusura, un cambio di rotta, qualcosa di inaspettato, e hai fatto bene. La ruota gira anche per te, tartaruga. Sai, dicono che la vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti, e questo è quello che stai facendo tu, ed è positivo. Anche se con questo appeso e questo 8 di spade c'è un qualcosina dove non riusciamo a vedere la via d'uscita. Eppure siamo innamorati e anche ricambiati. Chissà che non sia probabilmente il lavoro, oppure un qualcosa che ha a che fare con le finanze, magari soldi, guadagno. Vedi? Pensa che a volte, se ti sembra che la tua strada sia bloccata, ricorda che spesso può essere solo un'idea che ci facciamo noi. E te lo dico perché qua ti vedo malinconica anche per un qualcosa, e allora questa malinconia non va tanto bene. A volte sono idee che ci facciamo noi, in realtà, vedi, qui con questo re di denari e questo 9 di denari iniziale, tu sei una persona che ha delle possibilità, ha conquistato un qualcosa. E allora perché questa sensazione di non riuscire a vedere la via d'uscita, questa malinconia per un qualcosa che probabilmente è stato necessario lasciare andare? Tartaruga, un'ultimissima cosa che dico su di te è che io qua con questa carta del matto devo dirti che sentiti più libera di sperimentare, sentiti più libera di fare anche quelle piccole pazzie che magari fino adesso, insomma, non ti sei mai concessa, o magari potresti essertene concessa una di recente.
perché penso che tu sia una persona con un gran desiderio di vivere, di sperimentare tante cose che purtroppo, per via di una situazione, fino adesso, insomma, non siamo qui, una situazione che ti vincola, che non ti consente di fare di più di quello che avresti voglia di fare. E questo era per te, tartaruga. Ma adesso parliamo di futuro. Vediamo questo futuro della tartaruga. Cosa ci dice? Qui, cioè, vedi, incredibilmente le carte si ripetono. Malinconia per un qualcosa, 5 di coppe, che per forza di cose è possibile che sia necessario lasciare andare. Aspetta che lo metto qua. Penso che abbia a che fare con la tua famiglia, o può essere una persona, o comunque, vedi, qui c'è malinconia, o siamo distanti, c'è una lontananza, o c'è stata una chiusura. Guarda, la torre qui e la torre qui. Hai chiuso con un qualcosa, con un qualcuno, e qui c'è malinconia. Io vedo che questa chiusura continua, la vedo ancora riflessa nel tuo futuro. Qua cosa mi piace, ecco, è che tu comunque sei una persona che non accetterà. Guarda, qui abbiamo anche l'appeso ed era anche già uscito qua. Sembra che i due mazzi dicano la stessa cosa. Non accetterà di rimanere in balia qua di questo 50 e 50 e prenderà una decisione, e adesso vediamo come. Quindi in questo futuro, vedi, cambio di ciclo, l'avevo appena detto, sembra che io stia chiamando le carte. C'è una decisione che tu prenderai, abbiamo questo cambio con questo 10 di spade, è un qualcosa che ti fa soffrire qua, un qualcosa di sofferto, che ti crea malinconia. E andiamo a chiudere un ciclo. Se sei, guarda, 2 di coppe, è nuovamente uscito, guarda, ce l'avevamo qua. Se sei in coppia con un qualcuno, ma in questo momento c'è chiusura, si chiude un ciclo e io ci vedo un'apertura di nuovo di comunicazione. Potrebbero essersi intromesse anche altre persone, perché lo vedo di qua. Però un 2 di coppe e un 2 di coppe mi parla di un ritrovato accordo, se parliamo di sentimenti. Se invece hai lasciato andare, hai considerato con questo 5 di spade una battaglia persa, un'altra situazione, vale la stessa cosa. Qui abbiamo ruota della fortuna con l'8 di denari. L'8 di denari è una carta che mi indica che c'è una continuazione, un incremento, sto cercando le parole giuste, un ripartire, ipotizzare, opzioni, possibilità. È un cambio di ciclo per te.
Questo è quello che vedo in arrivo. È una decisione che prenderai andando a chiudere un ciclo. Se parliamo di sentimenti, una riapertura di comunicazione, ma sappi che si sono intromesse altre persone, che hanno causato quella chiusura. E se non stai lavorando, 8 di denari ruota, qua ci vedo l'inizio anche di un lavoro o comunque un incremento, lavorativamente parlando. Torniamo in questo futuro a fare dei progetti, ad avere delle possibilità. Alcune è possibile che non si concretizzino, ma altre sì. È una ripartenza, sia sentimentalmente parlando che nel lavoro. È un incremento di un qualcosa. Io vedo questo per te, tartaruga. E abbiamo una regina di denari. Tu hai una passione per qualcuno o un'attività che tu fai, potresti essere un qualcuno che lavora in proprio anche, che è anche un po' la tua passione volendo. Comunque, riassumendo, cosa c'è in arrivo? Io ci vedo un cambio di ciclo qui e una decisione che tu prenderai, tornando a avere nuovamente delle possibilità. Questo è quello che mi fanno vedere. E essendo che c'è questo 2 di spade, scusami, con questo 10 di spade che indica decidere e concludere un qualcosa, mi viene da dirti una frase di Jung che dice: ciò a cui opponi resistenza persiste. Quello che accetti invece può essere cambiato. Qui c'è da accettare un qualcosa in questo futuro e penso che tu mi abbia capita, accettare o decidere. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, tartaruga. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questo doppio mazzo di arcani maggiori. Per la tartaruga vediamo che cosa ci dicono. Pensa a questa domanda. Vediamo un po' cosa c'è qua per te. Il matto, intraprendenza, il giudizio e l'appeso. La risposta qua potrebbe essere un no per il momento, poi andiamo a vedere dopo, Ti spiego. C'è un qualcosa che ostacola qua, o ci sarà comunque un ostacolo, forse con questo matto abbiamo fatto una scelta un po' avventata, senza stare a pensarci su troppo, e sarebbe magari stato necessario riflettere un attimino prima di agire. Il giudizio, a mio avviso, ti dice che riceverai notizie, ti verrà detto un qualcosa, vedrai un qualcosa, ma la risposta con questo peso è un no, perché nonostante tutto, nonostante la tua così intraprendenza, c'è un ostacolo e vediamo come si risolve per la tartaruga. Eremita, giustizia e mago. Qui c'è da fermarsi un attimo e riflettere, tartaruga, cercando
anche di riequilibrare una situazione, e dopo diventa un sì con questo mago. Ecco perché è uscito l'appeso, eh. Penso che tu mi abbia capita. Va bene, col matto essere comunque, intraprendenti, provare, fare, però, su questo ostacolo che ci hanno fatto vedere qua, un eremita e una giustizia ti dicono che è necessario riflettere, mh? Tartaruga, chi va piano va sano e va lontano, ecco. Con questo matto, penso che dovresti, ecco, essere un po' come l'eremita. Ecco, l'eremita è uno che va piano, ma va sano e va lontano, mh? Cercare un equilibrio e poi è un sì. Questa è la risposta che ti hanno dato gli arcani maggiori per te. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo, per la tartaruga. Mh. Vediamo un po' per la tartaruga. Mh. Sento intorno a te un po' di confusione. Bisogna fare un po' di ordine nei cassetti o, in generale intorno a te, ma anche nella stanza dove sei adesso. Un po' di ordine. Prenditi cura del tuo mondo, mh? Anche se qualcuno ti ama per come sei. Il messaggio dice questo: senti intorno a te un po' di confusione. Bisogna fare un po' di ordine, nei cassetti o in generale, ma anche nella stanza dove sei adesso. Prenditi cura del tuo mondo, anche se qualcuno ti ama per come sei. Questo era il messaggio per te, tartaruga. E con questo mago, ti dico adelante, perché l'avvenire è di coloro che si danno da fare e penso che tu mi abbia capita. Faccio un po' di ordine qua sul tavolo e passiamo al quarzo rosa. Quarzo rosa, suerte per te. Andiamo a vedere che cosa c'è in arrivo. Prima però voglio parlare di te. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera T, F, A,
G, R, O, D e lettera I. 4 numeri che potrebbero avere un senso per te, ricordarti una data, oppure un numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati. 42, 57, 75 e 33. 42, 57, 75 e 33. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, quarzo rosa, e poi parliamo di futuro. Che cosa c'è in arrivo? Quarzo rosa, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, abbiamo conquistato qualcosa qui, una conquista. È un momento di risultati fenomenali per te. Abbiamo conquistato, abbiamo ottenuto un qualcosa, ma io qua ti vedo andare oltre. Ti spiego. Qui ho un carro, allora tu sei un qualcuno che non si accontenta di quello che ha conquistato e vuole sempre di più, che è anche positivo. Quindi quarzo rosa, sei in fase di conquista, mi viene da dirti questo. E quarzo rosa, penso che tu sia una persona, io ti vedo sempre in movimento, ti vedo un gran lavoratore, una gran lavoratrice che ama condividere le sue conquiste, oppure condividere con il suo tempo, passare del tempo con altre persone, staresti sempre in mezzo alla gente, in compagnia, sei un qualcuno che un po' misteriosa, con questa luna, il quarzo rosa, una persona anche riservata, ok? Stiamo in compagnia, ma siamo anche molto riservati, misteriosi, mi viene da dire. E ti vedo innamorata o innamorato, quarzo rosa. Vabbè, l'avevo appena detto. Quarzo rosa, hai un'opportunità e tu sai di cosa sto parlando. Qualcuno ti sta aiutando o vuole farlo, o insomma qui c'è un'opportunità che tu forse non vedi o non vuoi vedere, è come se fossi preoccupata o preoccupato nell'intraprendere una determinata cosa, eppure c'è, la vedi? Può essere anche un qualcosa di nuovo, allora c'è la preoccupazione di intraprenderlo, abbiamo paura, magari potrebbe anche essere un manifestare
i sentimenti a qualcuno qui, È un interattivo, vale per tante persone, quindi mh. Però io ce lo vedo. Quarzo Rosa, sei una persona molto attiva, un qualcuno, come ti dicevo, che ama andare sempre oltre, non si accontenta di quello che ha, non basta mai. mh. Infatti, con questo 10 di denari, una bella conquista, Io penso che tu abbia raggiunto una posizione magari lavorativa o economica dove sei tranquilla o tranquillo, hai un lavoro che ti piace, fai un qualcosa che ti piace e che ti fa anche guadagnare. Ti vedo economicamente parlando tranquilla o tranquillo. Ehm, ma c'è un qualcosa che ti, inquieta un po', forse lo faccio, non lo faccio? Mhmm, e se inizio poi cosa succede? E se parlo poi cosa succede? Non so perché mi viene da dirti questo, vedendo questa carta. Mh. Mhmm, Se stiamo parlando di sentimenti, mhmm, potrebbe essere una paura di manifestare un sentimento a qualcuno. A mio avviso con un cavaliere di coppe il sentimento è ricambiato. Mh, Qui c'è un po' di timidezza, mettiamola così, quarzo rosa. E adesso vado a parlarti di futuro. Stavo pensando se riesco ancora a dire qualcosa di te, ma penso di averti detto tutto. Ti vedo realizzato in un qualcosa qua, che può essere il tuo lavoro, potresti anche lavorare in proprio. Mh. E comunque dicono che il segreto per andare avanti è iniziare, Penso che tu mi abbia capita. Guarda, 10 di denari, si ripetono le carte. 10 di denari, 10 di denari. Adesso ti parlo di futuro, Mhmm, di soddisfazione in soddisfazione. Qua, essendo che tu sei un qualcuno che non si accontenta, in questo futuro abbiamo nuovamente, ecco, una soddisfazione per un qualcosa che tu hai intrapreso o che intraprenderai o che è tuttora presente nella tua vita. mh. Si sono non a caso ripetute le 2 carte, un 10 di denari. Guarda come siamo soddisfatti. Se sei solo e stai cercando, insomma, la tua anima o fiamma gemella, perché qua mi è uscita, ecco, io ce la vedo. Se invece sei in coppia, io qua ci vedo un consolidare un qualcosa proprio in grande stile. Potrebbe essere un'anima gemella, una fiamma gemella, perché m'è uscito, vedi le 2 persone molto complementari che si specchiano l'una nell'altra, come dico sempre, però, mhmm, ricorda che l'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione, E qua pare che guarderemo insieme nella stessa direzione. Vedi, il mago. Qui
l'intraprendenza al quarzo rosa non manca, questo desiderare sempre un qualcosa di più per te, mhmm, è normale, anche perché l'avvenire è di coloro che si danno da fare e tu sei un qualcuno che in questo futuro si darà da fare. Mhmm, Non si ferma, ottiene. Guarda, lo stavo dicendo, ottiene, m'è uscito l'asso di denari, 9 di coppe, che soddisfazione. Purtroppo, c'è un qualcosa che tu devi chiarire a mio avviso con te stesso, con te stessa, asso di spade, 10 di bastoni. Se hai paura nell'intraprendere una determinata cosa, non ti sembra di vedere, scusa, la via d'uscita? Hai paura che i tuoi sogni vengano disattesi? Perché qua, in questo futuro, mi fanno vedere ancora una sensazione di questo tipo. Abbiamo la stella col 7 di spade. Io penso che sia una sensazione tua. Adesso vado avanti a mettere giù altre carte, per vedere. Penso che sia una paura che ci portiamo dietro ancora in questo futuro. Ti vedo qui. Scrivimi nei commenti quello che vuoi fare, perché penso che per te sia di un'importanza estrema. Abbiamo la forza, il carro, il mago, 3 carte potentissime di un qualcosa che tu, con questo papa e sto asso di coppe, mi vai a realizzare in questo futuro. Se parliamo di sentimenti, qui potrebbe anche essere, col 10 di denari, una convivenza, l'inizio di una convivenza, un cambio di casa con qualcuno o per qualcuno. E bando a queste paure, perché ti dico che sono più tue. Guarda, abbiamo l'imperatrice, il 9 di bastoni, ok? Ci proteggiamo, continuiamo a proteggerci un pochino, ma imperatrice, imperatore, cosa parlo a fare? Questa in assoluto è una stesa che ci parla di un futuro ricco di certezze, in tutti i sensi, ma perché sei tu che sei una persona, a mio avviso, che non si ferma di fronte a nulla. E hai anche le capacità con questo mago di canalizzare le energie nella maniera giusta per ottenere quello che vuoi. E ti vedo fare anche un lavoro probabilmente a contatto col pubblico, Qui, se parliamo di sentimenti, in questo futuro io ci vedo una convivenza con un qualcuno, oppure una coppia qua, che con questo carro potrebbe cambiare casa e andare a vivere insieme, o fare, ecco, insieme un qualcosa di bello. Imperatore e imperatrice, sono tutte le carte qua di un certo spessore, E io penso che tu, quarzo rosa, possa avere una passione che porterai avanti, una passione in un qualcosa che fai, che porterai avanti in questo futuro, dicono le carte, con un gran successo, grandi risultati, E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Non aver paura di essere ingannato, perché sono solo delle tue supposizioni qua.
io ci vedo questo. Sono solo le tue paure, ma non sarà così. Vai dritto per la tua strada, il tuo obiettivo e vedrai che risultati qua. Questo era per il quarzo rosa. Una stesa veramente carica di, come ti posso dire, di cose che tu in questo futuro andrai a raggiungere, consolidare. Sono uscite quasi tutte le carte dei due mazzi che indicano quello. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questo doppio mazzo di arcani maggiori. Per il quarzo rosa, vediamo cosa ci dicono. Papa, forza e diavolo. Qua parlavamo di energie, no? Anche prima, di un qualcosa di molto potente che è il quarzo rosa. La risposta è un sì, anche se abbiamo questo diavolo finale che indica energia, indica il fare questa scelta che devi fare, insomma, questa domanda che tu hai fatto è la cosa giusta, ci dice il Papa. La carta della forza ti dice impegnati, porta avanti, e il diavolo, a mio avviso, potrebbe essere che ci stia indicando un'energia in questa cosa un pochino o è esagerata, ed essendo esagerata potrebbe risultare anche talvolta un po' tossica. Però pare essere la cosa giusta da fare. Bisogna cercare di trovare un po' la propria dimensione con rispetto a questa domanda che hai fatto. Ne metto giù ancora 3, voglio vedere. Comunque la risposta è un sì, e io qua ci vedo un'energia pazzesca in questa domanda che tu puoi aver fatto. È un qualcosa al quale tu tieni moltissimo. Giudizio, imperatrice e appeso. Continuo a dirti che la risposta è un sì, ma forse c'è da stare un po' coi piedi per terra. Forse c'è una foga esagerata in questa cosa qua che ti limita, ti crea degli ostacoli. È un sì, quarzo rosa, stai tranquillo o tranquilla? E questa era la risposta per te. Stavo pensando, intanto adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica e poi se mi viene in mente qualcosa te lo dico dopo. Vediamo cosa mi viene da scrivere per te. Quarzo rosa. Per il quarzo rosa. In casa tua c'è una
parete vuota di colore bianco o, chiara. Sul tuo telefono vedo tante foto di un posto bellissimo, ma anche lui o lei sono bellissimi. Mh. Stampa queste foto e appendile alla parete vuota. Sarai molto felice quando le guarderai insieme alla persona che pensi. Il messaggio dice questo: in casa tua c'è una parete vuota di colore bianco o chiara. Sul tuo telefono vedo tante foto di un posto bellissimo, ma anche lui o lei sono bellissimi, quindi ci sono foto anche di qualcuno, eh. Stampa queste foto e appendile alla parete vuota. Sarai molto felice quando le guarderai insieme alla persona che pensi. Questo era il messaggio per te, quarzo rosa. E ti dico adelante, qui c'è veramente un'energia pazzesca che tu stai mettendo in una situazione e che addirittura potresti ostacolarla tu stesso o tu stessa, mi dà questa impressione. Per colpa di questa energia, è la cosa giusta, te lo dice il Papa. Quindi ridimensiona solo un pochino quello che tu sai. E questo era quarzo rosa per te. E se devi scegliere di fare un qualcosa, ricorda che Bob Marley diceva che niente è sbagliato se ti rende felice. Adelante, quarzo rosa. Nota musicale, suerte per te. Andiamo a vedere cosa c'è in arrivo. Prima però voglio parlare di te. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera S. Qui ho tante lettere S, C, T, N, D, F, E lettera qua C, forse l'ho già detto, ho anche tante lettere C. E queste sono 4 numeri
che possono ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati. 1, 27, 28, 52. 1, 27, 28 e 52. E adesso vado a parlare di te. Nota musicale, vediamo chi è la nota musicale. Nota musicale. Sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Qua la nota musicale è un qualcuno che io ti vedo molto spirituale, abbiamo il mago, potresti essere un appassionato di esoterismo, ti possono piacere i tarocchi, oppure fai a tua volta anche, leggi le carte. In assoluto qua io ci vedo spiritualità, ne abbiamo tutte e due, e non è un caso per la nota musicale. Tu sei un qualcuno che potrebbe sperimentare in questo momento una mancanza. Una mancanza cosa significa? Una persona, una situazione, c'è un qualcosa che ci manca. Nonostante questa capacità, la spiritualità possa essere per te un appoggio, senti che ti manca qualcosa, che non è tutto qui. Ti vedo stanca o stanco, come se la nota musicale dicesse: ma non può essere tutto qui. Io vedo, ho la capacità, ecco, ho un'intuizione che mi fa pensare che non finisce tutto qui, non è tutto qui quello che è. Ecco, questo è un po' la sensazione che mi danno queste carte per te. Abbiamo anche un 9 di spade. Qua io credo che la nota musicale stia vivendo un momento particolarmente pesante dal punto di vista emotivo. C'è un tergiversare, ci sono dei sogni che tu hai, che vorresti realizzare, e purtroppo per forza di cose pare che per il momento, ecco, stiano rimanendo tali. Mi viene da dirti che la vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti, probabilmente l'avevo già detto prima, ma mi sento di dirti questa cosa perché vedi, tu le opportunità le hai tante cose che sai fare, che vorresti fare, o non si tratta solo di sognarle, ma proprio ci sono. E fortunatamente qua ti posso dire che oltre al fatto tu di essere una persona molto spirituale, sei anche un qualcuno che viene considerato un po' il punto di riferimento per tante persone. La gente ti ama, ti cerca, insomma, vuole stare in tua compagnia, sta bene in tua compagnia, non sei sola o solo, tutt'altro, nota musicale. Potresti anche avere degli animali, un gatto, un cane, o comunque prendertene cura.
E qua abbiamo iniziato, diciamo, scavando un pochino di più nel profondo di quello che può essere, ecco, a livello emozionale la nostra nota musicale, mhmm, però ti devo dire che, sei una persona che ha capito, sto parlando di adesso, di aver probabilmente, mhmm, esagerato in una determinata cosa, ecco, e che tu sai qual è. Penso che qui parlano probabilmente, mhmm, di aver esagerato un po' in un qualcosa e aver chiuso un ciclo, mh? Qui c'è un ciclo che tu hai chiuso di recente, ehm, di fatto con questa carta dell'imperatrice hai ritrovato te stessa o te stesso e gli altri ti vogliono bene, ti cercano, vogliono stare con te. Qua un'ultima cosa che ti dico, scusa se ho fatto questa pausa, ma volevo riflettere perché mi sono uscite queste carte. Mhmm, io penso che è una cosa che mi viene da dirti così diretta, ehm, da soli si sta anche bene, perché qua io ti vedo, cercare una ricerca della solitudine, ehm, o chiuderti in te stessa, in te stesso. Questo per dirti che è importante ritagliarsi dei momenti per rimanere con noi stessi, ma allo stesso tempo, confrontarsi anche con quello che c'è intorno a noi, cioè, mhmm, il nostro mondo, questo mondo che tu puoi esserti creata o creato, è sicuramente bellissimo, però la vita è anche fuori, ed è importante considerare che va bene chiudersi, va bene isolarsi, ma bisogna anche vivere. Questo era un po' quello che m'è venuto da dire per, la nota musicale parlando del presente. Era un po' un insieme di tutte queste carte che mi sono uscite per te, e una bella occasione di condivisione, con qualcuno qua, di recente, e vediamo adesso cosa ci dicono per il futuro. Per la nota musicale. Ma io ti vedo qua in mezzo a gente, persone, guarda come si ripetono, 3 di coppe e 3 di coppe anche qui. Ehm, 5 di denari e 5 di denari anche qua. Mh. Futuro, per la nota musicale. Credo che tu dovresti in questo futuro considerare, di appoggiarti o comunque avvicinarti ad una persona, che ti vuole bene. Prendere l'iniziativa di accettare, di avvicinarti o comunque la compagnia o comunque una persona che ti vuole bene e che ti appoggia, perché è come se, tu in questo futuro andassi nuovamente a risperimentare una mancanza, poi andiamo a vedere come va,
E qua le carte dicono devi prendere un'iniziativa, ma tu non lo vuoi fare. Qui, vedi, c'è un qualcuno che ti appoggia e che vorrebbe aiutarti e tu non lo accetti, non vuoi accettare. E potrebbe aiutarti nell'intraprendere quello che può essere un progetto, un qualcosa che tu vuoi fare, insomma, lo sai tu. E tu sembra che non vuoi accettare questa cosa o rinunci, ecco. Però si farà, un qualcosa qua cambia. È incredibile come escano più o meno le stesse carte da 2 mazzi diversi. Sembra che si stiano chiamando a vicenda. Allora, futuro per la nota musicale, vedo fine della solitudine, l'ingresso nella tua vita di un qualcuno che può darti un aiuto, che sia lavorativamente parlando, che sia un compagno, una compagna, un qualcuno che ti appoggia qua. Io vedo allo stato attuale un momento di solitudine per la nota musicale, ma in futuro fine di questa solitudine. Qua è una scelta che tu farai in funzione di una persona che ti appoggerà in queste tue scelte, in questa scelta che dovrai fare, che sia una, che siano di più. E abbiamo questa carta del sole, abbiamo un fante di denari, potrebbe anche essere un qualcosa che riguarda una persona più giovane di te, un figlio. Questo lo sai tu, questo è un interattivo, bisogna un attimino, però quello che ti posso dire è che con questa giustizia si andrà a ritrovare un equilibrio, non sarai solo o sola, nota musicale, perché io qua ti vedo una persona che ti appoggia. Vedo che non devi rinunciare, anzi, come si suol dire, persevera, perché vedremo luce. Questa è la carta del sole. Posso immaginare che la situazione che tu stai vivendo può essere pesante, e qui ho proprio carte di un qualcosa di pesante da sopportare, però ha un termine. 9 di denari, scegli tu se accettare la vicinanza di un qualcuno o il ritorno di un qualcuno, potrebbe anche essere con questo eremita, oppure scegliere di continuare, ecco, a ansiare con questo 9 di spade, preoccuparti, ecco. Sta a te. Io futuro prossimo, cosa c'è in arrivo? Vedo una cosa di questo tipo, che per la nota musicale è la fine, può essere la fine di una solitudine, come la fine di un periodo particolarmente complicato, anche economicamente parlando potrebbe essere, o questa situazione che sei tu. Io ci vedo questo. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o un no.
con questo doppio mazzo di arcani maggiori. Per la nota musicale. Vediamo cosa ci dicono. Il mago, la ruota della fortuna e l'eremita. Allora qui la risposta è un sì, e con una carta dell'eremita finale, abbiamo anche, a mio avviso, una scelta ben fatta. Il mago ti parla di intraprendenza, la ruota della fortuna, con l'eremita. Allora la risposta è un sì. Se hai chiesto, diciamo per un qualcosa, di economico, una scelta da fare riguardo un lavoro, oppure degli studi che vuoi intraprendere, magari, ecco, ehm, può indicarci anche lo studio, allora è un sì. Se invece hai chiesto per i sentimenti, e riguarda il ritorno di un qualcuno, è un sì. Diversamente, qualora tu avessi chiesto, per non lo so, sto pensando, sto facendo delle ipotesi. Qualora tu avessi chiesto magari per se incontrerò un qualcuno, o per un incontro, oppure per, ecco, qui potrebbe essere per il momento no, però dipende dalla domanda. Ecco, ti ho fatto diverse ipotesi, varianti, così almeno non ti sbagli. E questo era quello che gli arcani maggiori hanno detto per te. Vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. E vediamo, per la nota musicale. Intanto accendo ancora un incenso. Vediamo cosa mi viene da scriverti. Per la nota musicale. C'è qualcosa che ti piace tanto e che vorresti comprare. Mhmm, ogni tanto, ci pensi e poi rimandi. Ehm, questa cosa ti gira in testa. Mh. Non so cosa aspetti, ma io lo comprerei. Bello,
e anche utile. Perché no? Mh? Messaggio curioso. C'è qualcosa che ti piace tanto e che vorresti comprare. Ogni tanto ci pensi e poi rimandi e questa cosa ti gira in testa. Non so cosa aspetti, ma io lo comprerei. È bello e anche utile. Perché no? Questo era un messaggio per te, nota musicale, particolare, eh? Ti dico adelante con questo mago, ruota della fortuna, eremita, e come ho già detto prima, l'avvenire di coloro che si danno da fare. Mm? E penso che tu mi abbia capita. Adelante, nota musicale. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!